Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Viercovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ciao Carlo, ben ritrovato. Eccoci, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao Carlo. Da qualche giorno, da una settimana, 10 giorni, gira intorno, articolo più, articolo meno, il nome di Tony D'Amico come possibile uno dei candidati per diventare direttore sportivo del Milan. Volevo chiederti in primis se avevi notizie di un probabile contatto, se c'è stato già qualcosina, se è comunque un dirigente che secondo te può muoversi da Bergamo nei prossimi mesi. Ma allora, qualche contatto può esserci sicuramente, Tony D'Amico è nel calcio da tanti anni, quindi ci sono poi contatti ci possono sempre essere. La questione complicata è che in questo momento l'Atalanta è molto concentrata sul finale di stagione. Tony D'Amico l'abbiamo visto domenica sera in tribuna allo stadium con la famiglia Percassi, insomma, esultare, abbracciarsi per questo 4-0. Difficile per l'Atalanta pensare oggi a quello che succederà da giugno in avanti. Io penso che Tony D'Amico sia molto apprezzato a Bergamo dall'ambiente come dalla famiglia Percassi, da quella Pagliuca, per il lavoro di questi anni. Lui è arrivato nel 2022 in un momento molto difficile per l'Atalanta, che era arrivata ottava dopo 3 qualificazioni alla Champions consecutiva, quindi con Tony D'Amico all'inizio insieme anche a Congerson avevano lavorato insieme questi due direttori sportivi e poi in solitario diciamo che ha lavorato a un po' il processo di rinascita dell'Atalanta combinato con la vittoria dell'Europa League. A fine stagione poi se Tony D'Amico vorrà lasciare l'Atalanta, vorrà intraprendere un progetto comunque molto prestigioso come quello del Milan, io credo che come è sempre funzionato con la famiglia Percassi ci si siederà al tavolo e si valuteranno tutte le possibilità, ecco. Carlo, ma è un periodo un po' particolare per l'Atalanta, perché comunque è lì a lottarsi lo scudetto, viene da una vittoria per 4-0 sulla Juve, ha la chance poi il prossimo weekend contro l'Inter di accorciare ulteriormente, ma si parla tanto del futuro di Gasperini fuori dall'Atalanta e anche appunto adesso di D'Amico in orbita altre squadre tra cui il Milan. Pensi che le due cose siano legate? Pensi che magari i due, cioè D'Amico e Gasperini, siano legati a questo punto da qualche sorta di appunto destino comune? Volendo sì, volendo no, legando il tutto a come finirà questa stagione e anche a quello che vorrà fare Gasperini. Se vogliamo pensare a tutti i possibili scenari, per esempio io credo che se Gasperini dovesse riuscire a fare il miracolo e vincere davvero questo scudetto, lascerebbe l'Atalanta senza ombra di dubbio, anche per chiudere in balletto. Questo è un po' il mio punto di vista, mentre magari non vincendo potrebbe pensare di restare per provarci un altro anno, e certo a questo punto il suo futuro può essere legato a quello di D'Amico, però con due possibili scenari, nel senso che magari D'Amico in caso davvero di vittoria e di addio anche di Gasperini potrebbe pensare di cambiare aria e considerare chiuso il ciclo, allo stesso tempo potrebbe essere convinto a restare per ricostruire di nuovo un progetto con D'Amico. Gli scenari sono molteplici, appunto molto legati
secondo me a come finirà questo campionato, che può finire a questo punto molto bene, altrimenti l'Atalanta diciamo che ha almeno blindato la qualificazione in Champions League, non blindato però ha fatto un passo importante che le permette comunque di guardare al futuro con ambizione. Carlo, ti faccio le ultime 2 domandine veloci. La prima è se puoi farci un piccolissimo ritratto, un minutino, non di più, di quello che ha fatto negli ultimi 2 anni Tony D'Amico all'Atalanta, giusto per raccontarlo un po' ai tifosi del Milan e si possono fare così un'idea. Come dicevo, lui arriva in un momento davvero complicato, perché l'Atalanta, che ha vissuto questo incredibile ciclo con Gasperini iniziato nel 2016, nel 2022 poi è arrivata all'8° posto, è uscita dal Giro delle Coppe e ha perso Sartori, che era stato insieme a Gasperini e alla famiglia Percassi come che ha creato questo progetto Atalanta, sta trovando giocatori semi sconosciuti spesso in giro per l'Europa, fatti diventare poi giocatori da 25, 30, 40 milioni anche. Con Tony D'Amico diciamo che si è cambiato un po' l'approccio, perché Tony D'Amico arriva insieme a Dick Ongerson, che era stato dirigente al Leeds, era stato dirigente all'Leicester. Inizialmente lavorano insieme, il primo mercato è quello in cui arrivano giocatori come Ederson, Højlund, Lookman, insomma i giocatori da cui l'Atalanta decide di ripartire per tentare di nuovo la scalata verso le coppe europee. Tutto cambia secondo me nella stagione poi successiva, quando l'Atalanta torna in Europa League ed è il mercato in cui arrivano giocatori come Kolasinac, De Ketelaere, Scamacca, quindi diciamo che per l'Atalanta ha rappresentato insomma una novità, no? La ricerca di giocatori dal curriculum diverso. Poi è sempre difficile in una società così stabilire tra virgolette di chi sono gli acquisti, cioè come sono divise le responsabilità del mercato, perché c'è un allenatore importante che sicuramente ha voce in capitolo come Gasperini, ma anche una famiglia Percassi che insomma oltre a essere imprenditori sono uomini di calcio e quindi sicuramente intervengono nella scelta e poi anche nel perfezionamento delle trattative. Tony D'Amico è sicuramente un dirigente magari poco appariscente, si vede poco, parla poco, ma un gran lavoratore. L'ultimissimo è proprio un sì o no, lo consiglieresti? Lo consiglierei proprio per quest'ultimo motivo, perché si fa vedere poco, parla poco ed è un gran lavoratore, può essere dirigente sicuramente giusto anche per il tipo di ambiente che ha il Milan. Carlo, grazie, buon pomeriggio, alla prossima. Ciao, grazie. Alla prossima. Ringraziamo Carlo Canavesi dell'Eco di Bergamo. Noi invece torniamo in studio per proseguire i nostri discorsi sui direttori sportivi. Grafica numero 5, Sal, ti richiedo un piccolo cambiamento al volo della scaletta, perché insomma Carlo ci ha raccontato che il fatto che si agisca un pochino sotto... Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.